Buongiorno, e anche novembre è finito e stiamo entrando nell'avvento, sempre più vicini a Natale e sempre più vicini all'inizio di un nuovo decennio. L'anno prossimo sarà il 2020 e questa è una nuova puntata dei miei investimenti, la rubrica dove condivido tutti i miei investimenti passati ed il loro andamento insieme a tutti i miei progetti futuri. Questo lo faccio anche per sentire le vostre opinioni e fare in modo che qui sotto, magari nei commenti, si crei una discussione costruttiva dove andare a toccare i vari temi che io tocco in questi video. Per chi non lo sapesse, questo video è strutturato così. All'inizio faccio un attimo un riepilogo di tutti i miei investimenti passati ed il loro andamento. Dopodiché parlo di tutti i miei nuovi investimenti avvenuti nell'ultimo mese e di tutti i progetti futuri che stanno arrivando per fine anno e per l'inizio dell'anno prossimo. Tra i progetti futuri c'è anche il mio trasferimento, infatti io l'anno prossimo non sarò più in Italia ma mi sposterò in un altro stato europeo ed in questo video alla fine vi voglio dire quale sarà quello stato. Ad ora non c'è ancora la certezza, ma il setup fiscale della mia nuova azienda e di me stesso in quel nuovo stato avverrà con molta probabilità, ma dopo vi spiego cosa succederà e quale sarà questo stato, quindi seguite questo video fino alla fine se lo volete scoprire. Quindi ora partiamo che non vedo l'ora di dirvi il tutto. Come sempre faccio questa postilla prima di iniziare questi video. Io non sono un consulente finanziario, sono semplicemente un ragazzo di 21 anni che sta condividendo il suo percorso negli investimenti. Quindi prima di muovere il vostro denaro fate le vostre opportune considerazioni. Detto questo, partiamo. Allora, eccoci qui con il riepilogo di tutti gli investimenti passati. Quelle che sto per menzionare sono tutte piattaforme di peer-to-peer lending. Se volete informazioni aggiuntive su questo tipo di investimento, qui sotto in descrizione vi lascio tutte le risorse tramite le quali potete andare ad approfondire ed informarvi su questo investimento. Mie video recensioni e articoli che ho scritto sul mio blog. Sempre qui sotto in descrizione potete trovare i miei link invito a un amico tramite i quali potete iniziare ad investire. Avete anche dei piccoli bonus che vi fanno partire con una spinta aggiuntiva. Però come prima cosa all'inizio di tutto andatevi ad informare e qui sotto vi lascio tutte le risorse del caso. Andate a vedere la descrizione, è molto chiara, la nomino ora così poi possiamo partire sparati. Allora, la prima piattaforma nella quale investo è Bondora. Anche questo mese ho depositato 500 euro e da quella piattaforma nell'arco dell'ultimo mese ho guadagnato 47 euro e 47 centesimi, circa 50 euro. La seconda piattaforma nella quale investo si chiama Mintos, lì ho depositato 100 euro e nell'ultimo mese ho guadagnato circa 30 euro. La terza piattaforma si chiama Estate Guru. Qui fanno peer-to-peer lending per progetti immobiliari. Nell'ultimo mese non ho depositato nulla, però ho guadagnato 2,31 euro di interessi. Quarta piattaforma, rendimento etico. Anche qui non ho depositato nulla e sto aspettando la fine dei 2 progetti immobiliari dove ho investito per ottenere i miei interessi. Non è come nelle altre piattaforme che ti suddividono gli interessi mensilmente, ma qui te li danno tutti alla fine dei progetti. Quinta piattaforma, Twino. Qui non ho depositato nulla e ho ottenuto 85 centesimi circa di interessi. Quindi sommando tutte queste piattaforme nell'ultimo mese ho guadagnato circa 80 euro di interessi. Poi se volete andare a vedere il rendimento che io ho avuto nel tempo con queste piattaforme vi lascio sempre qui sotto in descrizione una pagina del mio blog che si chiama Income Graph, nella quale ci sono tutti i grafici dei miei rendimenti con queste piattaforme. Andatevela a vedere che è molto interessante. Ed ora passiamo alla seconda sezione, i nuovi investimenti nell'arco dell'ultimo mese. Nell'ultimo mese mi sono informato tantissimo su svariate cose, però non ho investito in nulla di nuovo. Come sapete sto prendendo posizioni nel Bitcoin, la prima posizione l'ho presa ad ottobre, ora ho altre 6 posizioni da prendere, però a novembre non ho visto nessun buon punto di ingresso dove prendere un'altra posizione. Probabilmente nel corso dei prossimi 5-6 mesi prenderò tutte le posizioni, però nell'ultimo mese a novembre non ho preso questa nuova posizione acquistando ulteriori Bitcoin, però una porzione dei miei soldi è già depositata dentro Coinbase Pro,
la piattaforma che uso per comprare Bitcoin. Poi se volete anche di quella piattaforma vi lascio il mio link invita un amico, tramite il quale potete avere dei piccoli bonus e date dei piccoli bonus anche a me, dato che è un link invita un amico, abbiamo entrambi dei bonus. Sempre qui in descrizione. Poi come sapete per i nuovi investimenti dall'anno prossimo, quando il mio setup fiscale, la mia residenza fiscale sarà chiara, inizierò a diversificare tantissimo. Come sapete in questo momento ho una porzione troppo grande del mio portafoglio investita soltanto nel peer-to-peer lending. Io non voglio diminuire la quota di quella porzione, cioè non voglio diminuire i soldi che ho investito nel peer-to-peer lending, però voglio aumentare la proporzione di tutti gli altri investimenti, come quella nel mondo azionario con azioni e magari ETF, nel mondo delle start-up, delle criptovalute. Ci sono tantissime cose che voglio esplorare, però il concetto principale che vi voglio sempre trasmettere è la diversificazione. Infatti proprio per questo motivo voglio cercare di diversificare in altre tipologie di investimenti, e questo, come ho detto prima, avverrà quando la mia residenza fiscale sarà più chiara, perché ad ora sono residente fiscale in Italia, ma l'anno prossimo vi sposterò e passiamo ai nuovi progetti. Dove mi sposterò? L'anno prossimo, con buona probabilità, quasi ottima, mi sposterò in Gran Bretagna e con sempre buona se non ottima probabilità andrò a vivere a Londra. Quando e per quale motivo? Allora, innanzitutto quando a metà di questo mese, a metà dicembre, andrò a Londra per qualche giorno proprio per vedere sia l'appartamento che la situazione lì. Quindi se volete seguire questa mia esperienza per primi già lì a Londra, seguitemi su Instagram perché lì metto i primi video, le prime foto e le prime cose che faccio, quindi andatemi a seguire lì. Dopodiché iscrivetevi al mio canale così vedrete anche tutti i video che farò lì a Londra subito qui a dicembre. Mentre poi, dopo essere tornato a dicembre e aver fatto anche le feste con i miei parenti, mi sposterò definitivamente, se sceglierò con certezza Londra, a metà di gennaio, e lì sposterò la mia residenza fiscale. Fatto questo, per poi non incasinare tutte le mie dichiarazioni, doppie residenze e cose, da lì inizierò ad investire nel mondo azionario, negli ETF e in tantissime altre opportunità. Non lo faccio prima per poi non dover spostare, rifare, insomma, per essere più semplice, perché oltre ad andare lì aprirò una nuova azienda che altrimenti avrei dovuto aprire qui in Italia. Qui in Italia non ha molto senso aprirla perché l'imposizione fiscale è parecchio dura e la burocrazia non è per niente snella. Vado lì perché oltre a diminuire l'imposizione fiscale e andare incontro a una burocrazia molto più snella, lì ci sono tantissime opportunità per il networking, cioè conoscere nuove opportunità, nuove persone, nuove realtà per cercare di scalare il mio business o il proprio business. Non si va a risparmiare fiscalmente come magari si potrebbe andare a risparmiare trasferendosi a Dubai o trasferendosi a Malta, però ora sono in uno stato del mio lavoro, professione o business, non so come la vogliate chiamare, dove lo sto cercando di scalare. Quindi in questo momento mi servono molto di più le nuove opportunità piuttosto che il risparmio totale fiscale. Di sicuro non mi fermerò lì in Gran Bretagna o magari in un altro stato che sceglierò per l'anno prossimo a vita, ma magari starò qualche anno per poi decidere di cambiare in futuro, magari in uno stato dove ci sono altre opportunità. A me, oltre che a risparmiare fiscalmente e fare tutte queste cose, mi piace anche esplorare la cultura di quei paesi, quindi di sicuro non sono una persona sedentaria, almeno ora e almeno in questo periodo della mia vita. Quindi questo è quanto per quel che riguarda lo stato. Dicembre sarà come sempre un mese molto molto difficile, soprattutto perché voglio cercare di continuare a tenere questo ritmo e dovrò far coincidere due cose: la chiusura della mia posizione in Italia e l'apertura della mia posizione in Gran Bretagna, cosa assai difficile che però sto facendo assistito da un consulente, cosa che consiglio di fare anche voi se siete in un momento così delicato del vostro business. Detto questo, per il mese prossimo comunque ci sono tantissimi nuovi video e nuovi progetti. Andremo avanti con Luca con la rubrica del trading, che seppur di nicchia è sempre molto apprezzata e molto istruttiva e completamente gratuita. Quindi se non volete perdervi
quel video sull'educazione al trading online, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina. Poi domani, teoricamente, se ce l'ho finito, ci sarà un'intervista alla direttrice del Sud Europa di Revolut. È molto ma molto interessante. Revolut sta facendo un'infinità di figate dal punto di vista del fintech e della finanza personale, quindi non perdetevi quell'intervista che dovrebbe arrivare domani o dopodomani. Dopodiché, per quel che riguarda i video un po' più leggeri, come sapete negli ultimi 10 giorni ho fatto una settimana da vegano e tra poco arriverà quel video sulla mia esperienza, e poi qui a dicembre ci saranno tutti i video su Londra, sull'Inghilterra, quindi sono carichissimo, contentissimo e pieno di cose da fare. Detto questo, io vi lascio, spero che questo video sia stato interessante ed utile. Se così dovesse essere stato, lasciate un mi piace, che è sempre utilissimo e apprezzatissimo. Iscrivetevi se non volete perdervi nessun altro video, ditemi come sempre cosa ne pensate, cosa volete vedere, e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!